amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di concimi. Non parleremo di un concime liquido come in questo caso, il classico concime che troviamo sugli scaffali del supermercato, del garden center, ma andremo a parlare invece di un concime biologico al 100%, ma soprattutto un concime di riciclo. Stiamo parlando di gusci d'uovo, qui c'è anche del caffè e un altro sistema anche per concimare anche quello del caffè, ma l'oggetto di questo video è proprio il concime a base di guscio d'uovo. Andremo a farlo in maniera, passatemi il termine, anche scientifica perché sarà supportato questo esperimento anche da dati di laboratorio, quindi non andrò a fare il classico video dove dico ma sicuramente questa pianta può beneficiarne un po' o tanto o poco. Andremo proprio a parlare di numeri di laboratorio, andremo a vedere quante volte aumenta il potassio, quante volte aumenta l'azoto, insomma state con me perché questo sarà un video sicuramente molto bello. Bene, allora per prima cosa è fondamentale tenere da parte i gusci d'uovo, li teniamo in una vaschetta. Quando ne abbiamo a sufficienza vuol dire in questo caso facciamo una quantità di 8 gusci, quindi abbiamo 8 gusci d'uovo e dobbiamo far altro che andare a spezzettarli in questo modo. Dobbiamo avere un po' di pazienza e andiamo a tritarli, quello che si riesce a fare logicamente con le mani. Adesso accelereremo un po' il video, tritiamo questi 8 gusci d'uovo. Bene, una volta che abbiamo ottenuto il risultato appunto di questo sbriciolamento dei gusci d'uovo, non dobbiamo fare altro che prendere un contenitore, potete prendere un barattolo, una bottiglia, non importa. L'importante è che andiamo a inserire al suo interno questi gusci d'uovo sminuzzati grossolanamente e dopodiché andiamo ad aggiungere mezzo litro d'acqua, quindi dobbiamo aggiungere mezzo litro d'acqua. Io l'ho già preparata, porzionata e andrò ad aggiungerla. Eccolo qua, questo è il nostro beverone che fra 5 giorni andremo a verificare. Le uova possono essere un'interessante fonte di nutrienti per le nostre piante. Calcio, potassio, magnesio vengono rilasciati dal guscio, mentre quella membranella che vi ho detto prima, che produce l'odore quando va a decomporsi, è quella che proprio rilascia l'azoto, che è facilmente assimilabile dalle nostre piante. Basta lasciarle macerare, abbiamo detto, per diciamo 5 giorni in questo mezzo litro d'acqua, dopodiché possiamo andare a distribuirle sulle piante. Bene, allora intanto vi anticipo già subito quello che andremo a trovare all'interno di questo recipiente fra 5 giorni e vi anticipo già che saranno dei dati scientifici. Perché? Perché un mio amico analista di laboratorio, quando ha saputo che dovevo girare un video del genere, mi fa: guarda, voglio provare anch'io, quindi ha preso i suoi 8 gusci d'uovo, li ha fatti macerare e è andato ad analizzare l'acqua del rubinetto che aveva preso in laboratorio, di quanto erano aumentati alcuni valori. È andato a vedere proprio il rilascio di questi nutrienti tanto preziosi per le nostre piante, di quante volte sono aumentati. E adesso io qui vi snocciolo qualche numero molto interessante. Innanzitutto il potassio è aumentato di 20 volte, pensate, un aumento di 20 volte di potassio, 10 volte è aumentato il calcio e vi è stato anche un consistente rilascio anche di azoto, che è tanto prezioso per le nostre piante. Quindi questi 3 macro elementi presenti appunto in quest'acqua sicuramente sono una panacea per le nostre piante e quindi possiamo sicuramente dire che questo esperimento scientificamente funziona. Bene, abbiamo anche una variante di questo esperimento, abbiamo la possibilità di andare ad accelerare il rilascio di queste sostanze nutrienti per le nostre piante
con l'aggiunta di aceto, ma dividerò il video in due. Adesso chiuderò il video facendovi vedere questa prima parte di esperimento e poi vi farò vedere anche, se volete accelerare ma soprattutto potenziare il rilascio di azoto, di calcio e di potassio, con l'aggiunta dell'aceto tutti questi valori vengono ulteriormente aumentati, e di parecchio anche, e troverete qui sotto il link per poter vedere quest'altro esperimento. Adesso invece andiamo a vedere fra 5 giorni il contenuto di questo contenitore e soprattutto come poterlo andare a utilizzare con le nostre piante. Bene, allora sono passati 5 giorni e 5 giorni che i nostri gusci d'uovo sono all'interno di questo contenitore. Adesso andiamo a vedere all'interno. Vi dico già subito, l'odore non è poi così tanto fastidioso, comunque emana un certo odore dovuto appunto alla membranella che è andata in decomposizione. Andiamo a vedere all'interno. Bene, ecco qua quello che si presenta. Come vedete non è null'altro che un'acqua un po' così, un po' scuro, un po' melmosa, e sul fondo ci sono appunto tutti i gusci d'uovo. Adesso andiamo a provare a muoverli. Alla fine è tutto sul fondo, vedete il guscio d'uovo alla fine rimane intatto, perché comunque è una di quelle cose che, se le mettiamo anche per dire nel compostaggio, lo ritroviamo anche un anno dopo, lo ritroviamo così, però hanno rilasciato sicuramente le proprietà nutrienti che fanno tanto bene alle nostre piante. Adesso a questo punto non dobbiamo fare altro che prendere il contenuto della nostra caraffa in questo caso e andiamo a metterlo in 5 litri d'acqua. Qui ho preparato il nostro innaffiatoio e andiamo a versarli. Come vedete è rimasto tutto il fondo. A questo punto non facciamo altro che andare anche questo a distribuirlo, così almeno, scusate, a inserirlo nell'innaffiatoio, e poi quando andremo a versare l'acqua nei nostri fiori capiterà così un po' a caso qui e là del contenuto praticamente ancora di guscio d'uovo intero. Eccolo qua, abbiamo messo tutto. A questo punto possiamo andare a procedere alla bagnatura delle nostre piante. Abbiamo detto possiamo usarlo con i gerani, ma soprattutto possiamo usarlo, visto che il guscio d'uovo è sicuramente indicato per questa pianta qua che vedete. Eccolo qua, questo è un pomodoro che ho trovato, come tutti gli anni volano i semi nelle cassette dei gerani che vado a ritirare durante l'inverno, e tutti gli anni puntualmente, eccole qui, le piantine di pomodoro. Per il pomodoro è particolarmente indicato anche perché il pomodoro ha bisogno proprio di calcio per sviluppare l'apparato radicale e la struttura della pianta, che deve andare a sostenere questo peso proprio dei pomodori. Quindi attenzione, chi ha l'orto, assolutamente pollice in su per i pomodori. Possiamo darlo anche alle piante di fragole. Le fragole adorano questo tipo di concime, tant'è vero che queste due piante che qui vedete sono state anche oggetto di un video molto discusso, per la verità, dove io andavo a sotterrare un uovo. L'uovo era stato messo proprio sotto questa pianta, e per qualche mese più di qualcuno mi ha anche riempito di insulti perché non facevo vedere il risultato. Il risultato si è visto nel tempo, addirittura soprattutto le fragole che questa pianta continua a fare, a differenza di quest'altra che invece non ha ricevuto questo uovo proprio, in questo caso era un uovo intero che è stato sotterrato. Quindi i gusci d'uovo possiamo utilizzarli proprio come fertilizzante, ottimo anche per le nostre fragole. Bene, allora anche questo video è finito. Io come sempre vi invito a spolliciare, mettete un bel pollice all'insù, ma soprattutto ci tengo anche che lasciate un vostro commento. Fatemi sapere se alla fine andate a replicare quelli che sono, io li chiamo esperimenti, ma non sono null'altro che i vecchi rimedi della nonna. Gusci d'uovo, fondi di caffè, il fondo del latte. Ecco, vi avviso già che ci sarà un prossimo video dove andremo a parlare proprio anche del fondo del latte. Non sono null'altro che le cose che i nostri nonni facevano
anche perché non avevano la possibilità di andare al supermercato e comprare il concime specifico per questo o per quell'altra pianta. Quindi aspetto i vostri commenti, sono veramente molto importanti. Ricordate anche di andare a vedere, qui in descrizione vi lascio il link per andare a vedere l'altro video dove siamo andati a potenziare questo concime con l'aggiunta dell'aceto. Lì vedrete proprio i numeri esplodere in su, vuol dire proprio che possiamo dargli ancora un'accelerata ai nostri numeri. Che dire, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!